Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi faccio vedere i dettagli di questa bella borsa lavorata con Inda Big. Inizio da un fondo e vado a lavorare con delle semplici maglie basse e arricchisco con un manico sempre a maglia bassa. Il dettaglio interessante è che andiamo a creare, vedete, un bordo per andare a cucire direttamente la nostra cerniera alla borsa. Una lavorazione veramente semplice, molto semplice anche per le principianti, ma di grande effetto. Inoltre ho inserito anche la decorazione di 3 cuori, ovviamente a mio piacimento e con una fantasia che mi piaceva. Il fondo, vedete, ha un distacco in ben 2 parti, come se andassimo a creare una maschetta, quindi dei dettagli veramente particolari che potete ovviamente andare ad abbinare a tutte le borse che vi piacciono. Per la borsa io ho utilizzato circa 700 grammi di Inda Big, un filato da 6 mm, uncinetto numero 8. Ovviamente potete realizzare la borsa con qualsiasi filato. Per i dettagli e l'eventuale acquisto di questi filati nel box informazioni trovate il link e inoltre la ditta Borgo dei Pazzi mette a disposizione un codice sconto di 5 euro su qualsiasi filato voi andiate ad acquistare. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri lavori e ricevere le notifiche di tutti i miei tutorial. Io vi saluto e adesso passiamo al tutorial. Per il tutorial di oggi io vado ad usare un cordino, vedete, molto spesso, che è il cordino Inda Big. Abbiamo uno spessore di 6 mm. Userò questi 2 colori di contrasto lavorando la parte inferiore con il colore più scuro, il verde scuro, e la parte superiore con il colore verde chiaro. Ovviamente voi potete lavorare sempre la borsa con qualsiasi filato, semplicemente seguite i centimetri, quindi metterete su gli stessi centimetri che metto io ma con un altro filato. Inizio dal fondo borsa con 16 catenelle che in centimetri sono 15 centimetri e uncinetto 8. Ovviamente per chi non ha molta dimestichezza con i cordini consiglio di usare l'uncinetto un po' più grande, il 9. Adesso guardate, noi ci troviamo così, semplicemente io entro, guardate, nel nodino retro, quindi invece di entrare semplicemente così, entro catturando, vedete, questo nodino che troviamo dietro e lavoro la prima maglia bassa e lavorerò, vedete, in ogni nodino che si trova dietro, così. Quindi andate a lavorare, vedete, ogni nodino retro fino ad arrivare a fine riga. Alla fine della riga avrò 15 maglie basse. Adesso guardate, nell'ultimo punto noi dobbiamo praticamente girare. Io ho lavorato una maglia bassa che è l'ultima, entro di nuovo nella stessa maglia e lavoro un'altra maglia bassa, giusto, vedete, al centro della mia catena e ancora un'altra per girare il lavoro, quindi 3 nello stesso punto. Ok, ho lavorato, vedete, 1 2 e 3 nello stesso punto, tiro il mio cordino e ne lavoro ancora un'altra, quindi lavorerò 4 maglie basse nell'ultima catenella ed ecco qui, guardate bene, 1 2 3 e 4 e qui noi andiamo a mettere dei marcapunti, quindi ne abbiamo lavorate 4, 1 2 3 e sulla prima, vedete, da questo lato mettiamo un marcapunti e mettiamo un altro marcapunti anche dall'altro lato, 1 2 3 e 4. Adesso guardate, devo semplicemente andare a continuare in ogni lato da quest'altra parte, vedete, guardate bene, qui ho l'aumento, entro in quello dopo,
a specchio, quindi di fronte. Ovviamente avendo preso il nodino dietro, io adesso faccio un po' più di fatica con la telecamera davanti, ma vi assicuro che non è difficile. Vedete, quindi a specchio, dove abbiamo una maglia bassa di fronte, vedete, all'altra andiamo a lavorare l'altra. Vedete, quindi io in questi spazi, qui ho la maglia bassa, vedete la V della maglia bassa, qui, andrò a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare nell'ultimo punto. Quando arriviamo alla fine della riga, vedete, in questo punto che è l'ultimo, dobbiamo lavorare ovviamente l'ultima maglia bassa per questa riga. Ovviamente noi una l'abbiamo lavorata, l'altra vedete è già lavorata, perché noi iniziamo nel primo punto, dobbiamo lavorare altre 2 maglie basse per completare sempre le nostre 4 maglie basse alla fine del nostro lavoro, in questa maniera qui. Quindi avremo nello stesso punto 1, 2, 3 e 4 da questo lato, e anche qui andiamo a mettere ovviamente il nostro marcapunti 1, 2 e 3 qui. Quindi questa è la prima, la seconda, la terza, e questa sarà la quarta, vedete, dove io praticamente adesso devo iniziare la mia lavorazione. Ok, quindi che cosa faccio? Entro all'interno di questa, vedete che è un pochino più nascosta, ovviamente perché ho lavorato l'aumento, e lavoro una maglia bassa, quindi io lavoro a spirale, ma metto anche un marcapunti. Una cosa che andiamo a fare, oltre a mettere il marcapunti qui, visto che sarà la prima di ogni riga, sul lato, vedete dietro, io vado a mettere un marcapunti. Questo marcapunti mi farà capire quando io ho completato praticamente la riga, quindi il giro completo di lavorazione. Ok, quindi da questo lato andate a mettere. Adesso semplicemente dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa, vedete, in maniera molto semplice, così, semplicemente in ogni punto, fino ad arrivare dove abbiamo il primo marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il primo marcapunti, io lo tolgo e lavoro 2 maglie basse sul primo punto e metto il marcapunti non sulla prima ma sulla seconda, ok? E faccio la stessa cosa anche qui. Ora lavoro nel prossimo 2 maglie basse, nel prossimo 2 maglie basse, quindi abbiamo 2, 4, 6 e nel prossimo 2 maglie basse. E sulla seconda, quindi l'ultima maglia, metto un marcapunti. Questo significa che io avrò da lavorare gli aumenti su 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Devo avere 7 maglie dispari. Adesso semplicemente entro in ogni maglia bassa, vedete, e lavoro una maglia bassa in ogni punto fino al primo marcapunti. Anche qui togliamo il nostro marcapunti e lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2, e sulla seconda vado a mettere il marcapunti. Lavoro 2 maglie basse da questo lato, quindi 1 e 2, 2 nel prossimo, togliamo il prossimo marcapunti e anche qui lavoriamo 2 maglie basse, e nel secondo punto, quindi l'ultima maglia bassa, mettiamo il marcapunti. Avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse anche da questo lato. Adesso guardate, semplicemente noi qui abbiamo completato, vedete, la riga, perché ho il marcapunti qui, quindi vedete io ho già realizzato un po' di spessore. Ovviamente io adesso vado a proseguire
quindi entro nel prossimo e lavoro maglie basse fino al primo marcapunti. Arrivati al marcapunti, io tolgo questo marcapunti per lavorare una maglia bassa e su questo marcapunti metto di nuovo, su questa maglia bassa metto di nuovo il marcapunti. Adesso nel prossimo punto lavorerò 2 maglie basse, nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo 2 maglie basse, in quello dopo una, 2 in quello dopo, e dove ho il marcapunti lavoro una sola maglia bassa e rimetto il marcapunti ed ecco qui. Adesso dovete lavorare maglie basse fino al prossimo marcapunti. Arrivati all'altro marcapunti noi dobbiamo ripetere gli stessi aumenti, quindi in quest'altro lavoriamo una maglia bassa e di nuovo marcapunti. Nel prossimo 2, quindi alterneremo una maglia bassa, 2 in quello dopo, una maglia bassa, 2 in quello dopo, quindi 2, 1, 2, 1 e 2 e nell'ultimo una maglia bassa, quindi abbiamo iniziato con una maglia bassa e terminiamo con una maglia bassa e andiamo a rimettere sempre il marcapunti, non lo dimenticate, altrimenti poi non ricordate gli aumenti. Ora abbiamo completato, vedete, un'altra riga con i nostri aumenti. Dobbiamo adesso andare a lavorare le maglie basse fino ad arrivare al primo marcapunti per realizzare un'altra riga di aumenti. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Arrivati al primo marcapunti, togliamo il marcapunti e lavoriamo una maglia bassa nel primo e rimettiamo il marcapunti. Adesso vado a realizzare un giro di maglie basse senza nessun aumento, quindi inizio da qui, lavoro maglie basse in ogni punto fino ad arrivare, vedete, a completare la riga su questo marcapunti viola. Quindi una maglia bassa, guardate, in ogni punto e qui non aumentiamo. Quando arriviamo dove abbiamo i marcapunti, noi semplicemente li togliamo, rifacciamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. E in ogni maglia bassa, vedete, maglia bassa. E ripetiamo anche le maglie basse qui fino al marcapunti viola. Arrivo quindi, vedete, nell'ultimo punto e rimettiamo sempre il marcapunti anche se non abbiamo fatto nessun aumento. Adesso io vado a fare l'ultima riga di aumenti, ok? Lavorerò le maglie basse fino ad arrivare al marcapunti rosa. Vedete qui dove abbiamo il bianco noi abbiamo sempre completato le righe, quindi avrò un totale di 1, 2, 3 e 4 righe arrivate a questo punto. Vado a lavorare maglie basse fino al primo marcapunti. Adesso dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti e lavoriamo un totale di 1, 2 e 3 maglie basse, una in ognuno, vedete, dei 3 principali. Adesso nel quarto un aumento, quindi 2 maglie basse. Nelle prossime 2 lavoriamo una maglia bassa nel primo e una maglia bassa nel secondo. E adesso nel prossimo lavorerò un aumento, 1 e 2.
e nelle ultime 3 vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto, quindi 1, 2, tolgo il marcapunti che non rimetto più perché a questo punto non vado più ad aumentare io, quindi tolgo i marcapunti perché io non aumenterò più. Ora maglie basse fino all'altro marcapunti. Ripetiamo gli stessi aumenti anche da questa parte. Tolgo il marcapunto e non lo rimetto più, entro nel primo e lavoro una maglia bassa. Nel secondo lavoro una maglia bassa, nel terzo lavoro una maglia bassa. Nel quarto lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Nel prossimo una sola maglia bassa, nel prossimo una sola maglia bassa e in quello dopo un aumento, quindi 1 e 2. E lavoro, vedete, gli ultimi 3 lavorando una maglia bassa in ogni punto, come ho lavorato praticamente da questa parte. E qui chiaramente noi abbiamo completato, vedete, il nostro fondo. Adesso io vi dico i miei centimetri, io avrò 27 centimetri di lunghezza per 10 centimetri di profondità. È chiaro che lavorando con un altro filato voi probabilmente più sottile non avete gli stessi miei centimetri, è ovvio. Allora, se volete capire come dovete aumentare, in genere gli aumenti per questo fondo si fanno come il fondo tondo, però io ho variato in base al filato, quindi normalmente con un filato medio voi per ogni lato aumenterete come si lavora un cerchio all'uncinetto, quindi per la prima riga lavorate 2 maglie basse in ogni punto, per la seconda riga una maglia bassa, 2 maglie basse, per la terza 2 maglie basse un aumento, per la quarta 3 maglie basse un aumento, 4 maglie basse un aumento, 5 maglie basse un aumento e così via. Però tra una riga e l'altra bisogna lavorare un giro completo di maglie basse senza aumenti. Quindi tenete conto più o meno di questi criteri laddove voi vogliate ovviamente lavorare con un altro filato. A questo punto qui vedete io dove termino sempre la riga, quindi io non avendo più bisogno di marcapunti degli aumenti, qui vado a mettere un marcapunti, così so sempre che qui termina la mia riga e qui lo posso tranquillamente togliere adesso che ho terminato gli aumenti della lavorazione. Adesso io prima di lavorare quello che è il corpo della borsa andrò a fare un giro di maglie bassissime tutto intorno al mio fondo, ok? Quindi qui ho, vedete, il punto dove ho il marcapunti, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassissima, entro in quello dopo, lavoro una maglia bassissima e così via. In questa maniera qui lavorate delle maglie bassissime in maniera morbida, vedete, io non tiro troppo, quindi una maglia bassissima in ogni punto senza fare nessun aumento fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo dove ho il marcapunti, ovviamente io qui devo lavorare la maglia bassissima che non ho lavorato, quindi tolgo il marcapunti e lavoro anche qui una maglia bassissima e rimetto il mio marcapunti. Stendete il lavoro, mi raccomando. Come potete vedere il mio lavoro, vedete, non tira, ok? Quindi le maglie bassissime devono essere lavorate in maniera morbida, vi raccomando, altrimenti vedrete che il vostro fondo si arriccia, praticamente tira e non deve succedere. A questo punto iniziamo la lavorazione del corpo borsa. Allora, come potete vedere, io qua ho la maglia bassissima, vedete dove ho messo il marcapunti. Adesso noi dobbiamo entrare nel prossimo, che è questo. Non lavoreremo dove abbiamo le maglie bassissime, ma lavoriamo, vedete, in questa solina qui che abbiamo sul lato superiore. Quindi io entro qui e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Qui ho, vedete, l'altra asola e lavoro sempre sull'asola che ho sulla parte superiore, vedete, della borsa.
quindi su questa parte superiore noi abbiamo queste asoline, noi lavoriamo lì, quindi lasciamo queste in questa maniera e prendiamo questa sul lato superiore, così, guardate, anche qui, voi guardate quella prossima e sopra prendete l'asolina. Quindi non sbagliate prendendo questa asolina esterna, queste due non devono essere toccate. Abbiamo queste due, noi prendiamo questa qui, vedete, verso l'esterno, ma all'interno praticamente dell'interno borsa, ok? Come se fosse il rovescio della borsa. Ecco, vedete, questo esterno è il diritto della borsa e si vedrà questa treccina. Noi prendiamo questo interno, vedete, in questa maniera qui, quindi la borsa si solleverà creando un forte distacco dal fondo e così dobbiamo andare a procedere, maglia bassa in ognuna di queste asoline interne al fondo e continuiamo in questa maniera completando il giro fino al marcapunti. Arrivo dove ho il marcapunti, ovviamente anche qui dobbiamo lavorare non qui ma dietro in questa maniera qui e qui andrò a mettere il marcapunti. Adesso lavoreremo tutta la parte, guardate, dietro, quindi qui io prendo questa maglia e lavoro la prima maglia bassa del seguito e maglia bassa su ogni punto, vedete, guardate, quindi si è creato proprio un distacco, guardate, con il fondo in questa maniera qui, ecco, voi già vi rendete conto, qui vedete c'è questo distacco in questa maniera qui. Adesso io vado a proseguire a maglia bassa, completo un primo giro e poi vi dico più o meno come vado a proseguire. Ho completato, guardate, una prima riga di maglie basse semplici in questa maniera, guardate, io ho il fondo che va proprio ad appoggiarsi e si distacca completamente dal resto della borsa in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo proseguire per un tot di righe in centimetri, ovviamente non so ancora quanti centimetri andrò a realizzare, ma farò la parte più scura un po' più alta, ok? Prima poi di andare a mettere su il colore più chiaro. Io adesso vado a proseguire e poi ovviamente vi dico quanti centimetri e righe ho realizzato in totale. Ho proseguito per un totale di 12 righe che in centimetri con il mio filato sono 13 centimetri. Ovviamente voi continuate fino ad arrivare a 13 centimetri con il vostro filato. Adesso guardate, a questo punto io taglio il mio filo, ovviamente lavoro nel punto prima del marcapunti, quindi qui ho il marcapunti, qui entro e lavoro una maglia bassissima. Questo perché noi dobbiamo chiudere, avendo lavorato a spirale, dobbiamo chiudere in modo che non si vedi lo scalino. Io tiro il filo, guardate bene, salto la maglia dove ho il marcapunti, entro in questa e carico, vedete, il filo in questa maniera. Così non si vedrà lo scalino. Ed entro al centro, guardate, io sono qui, entro al centro di questa, da dietro entro al centro e vado a tirare internamente il mio filo ed ecco, ovviamente poi andiamo a nascondere che abbiamo chiuso la lavorazione perfettamente. Adesso con il filo di contrasto o con lo stesso colore, ovviamente se voi volete proseguire con lo stesso colore non c'è bisogno che andate a tagliare il filo, chiaramente. Adesso in un punto preferito, quindi sempre al centro, magari io vado sempre al centro della lavorazione, guardate, mi aggancio al centro della borsa e mi aggancio in uno, vedete, di questi nodini retro, quindi mi aggancio in questo centrale, vedete, io ho questo nodino dietro, mi aggancio qui, quindi entro con il mio uncinetto, carico il filo con il colore più chiaro e realizzo una catenella. Adesso entro nel nodino subito dopo
e realizzo un'altra maglia, questa volta una maglia bassa. Su questo punto vedete noi mettiamo un marcapunti perché qui lavoreremo al ritorno ovviamente una maglia bassa, quindi mettete un piccolo segno, entro di nuovo e lavoro un'altra maglia bassa, entro di nuovo sempre, guardate, nel nodino dietro e ancora un'altra maglia bassa. E lavoriamo in questa maniera per tutta la riga, quindi lavoriamo tutto il perimetro fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati dove abbiamo il nostro marcapunti, semplicemente noi lo togliamo e dove, guardate, abbiamo realizzato la nostra catenella, entriamo di nuovo e lavoriamo una maglia bassa. E qui ovviamente mettiamo sempre un marcapunti in questa maniera. Adesso entriamo in ogni punto prendendo entrambe, guardate, le asole e lavoriamo delle maglie basse e completiamo ovviamente la nostra seconda riga fino al marcapunti. Quando arriviamo dove abbiamo il marcapunti, semplicemente lo togliamo, lavoriamo la nostra maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti. Quindi guardate, vi faccio vedere l'effetto del cambio colore, com'è bello. Adesso io andrò a realizzare altre righe e poi ovviamente vi dico quante righe ho realizzato. Quindi ogni volta che arrivate al marcapunti semplicemente lo togliete, lo rimettete, perché qui è praticamente il punto dove noi abbiamo iniziato la nostra riga di colore verde chiaro. Allora, io ho proseguito, vedete, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 righe. Adesso per l'ultima riga io vado a lavorare una maglia bassa più una catenella. Questo sistema ci permetterà, quindi è un ulteriore trucchetto per farvi chiudere poi la lavorazione a spirale. Quindi io tolgo, vedete, io devo realizzare un totale di 10 righe, quindi entro, lavoro la maglia bassa e lavoro una catenella. Su questa catenella ovviamente metto il mio marcapunti e adesso devo completare l'ultima riga, quindi in ogni maglia bassa una maglia bassa fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo il nostro marcapunti. Arriviamo, guardate, nel punto precedente dove abbiamo maglia bassa e catenella, quindi non dovete entrare nella maglia bassa ma fermarvi prima. Io taglio il filo, con un ago vado a chiudere, vedete, la lavorazione, quindi dove ho il marcapunti lo tolgo, entro da dietro sul davanti, così, guardate bene, poi entro al centro del punto e così, guardate, ho chiuso senza nessuno scalino. E poi ovviamente vado a nascondere sempre all'interno il cordino. Il sistema è sempre lo stesso. Tagliamo e saldiamo con l'accendino. Adesso guardate, a questo punto pieghiamo la nostra borsa così, abbiamo questa maglia centrale, dopo la maglia contiamo 1 e 2 e mettiamo un marcapunti e facciamo la stessa cosa di qua, dopo la maglia centrale 1 e 2 e mettiamo un marcapunti. In questa maniera abbiamo isolato 1, 2, 3, 4 e 5 maglie e facciamo, guardate, la stessissima cosa anche di qua, centro 1 e 2 mettiamo il marcapunti, centro 1 e 2 mettiamo il marcapunti.
Adesso, prima di lavorare i nostri manici, io vado ad arricchire la borsa con un dettaglio. Lavorerò un bordo per la cerniera, così voi sarà sempre più facile andare poi a posizionarla, qualsiasi ovviamente sia la cerniera, può essere forata o può essere una semplice cerniera che va cucita con aghi e filo. Quindi con lo stesso colore, guardate, io qui ho un marcapunti a destra, mi aggancio sul nodino subito dopo. Qui vedete, entro e mi aggancio con una catenella, entro di nuovo nello stesso nodino, vedete, e lavoro una maglia bassa. Nel prossimo nodino, guardate bene, qui ho il nodino, entriamo, io mi porto anche la codina, vedete che dopo saldo, lavoriamo un'altra maglia bassa, entro nel prossimo, lavoro un'altra maglia bassa e dobbiamo lavorare maglie basse in ognuno, vedete, dei nodini retro, questi qua, fino ad arrivare alla maglia bassa precedente dove abbiamo il marcapunti, quindi arriviamo fin qui. Arrivati, guardate, al punto precedente ho lavorato la mia maglia bassa, una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui dobbiamo lavorare un'altra riga di maglie basse, quindi entro subito nella prima e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda e così via, fino ad arrivare all'ultima maglia bassa. Quando arriviamo, vedete, alla fine, terminiamo, ovviamente sempre togliamo il filo e questo lo andiamo a nascondere, quindi vedete, questo sarà il risultato. Adesso da quest'altra parte facciamo la stessa cosa, ci agganciamo sul punto, vedete, precedente e lavoriamo 2 righe a maglia bassa, ovviamente sempre fino al rigo precedente dell'altro marcapunti. Abbiamo, vedete, a questo punto realizzata quella che è la nostra chiusura. Adesso per i manici, guardate, noi abbiamo la nostra lavorazione, vedete, quella per la cerniera che parte da qui, quindi io che cosa faccio? Mi sposto da qui, vedete, quindi il secondo a destra e mi aggancio con il filo dello stesso colore, una catenella e una maglia bassa, vedete, nello stesso punto, e lavoro delle maglie basse fino ad arrivare dall'altro lato dove avrò praticamente la stessa distanza di lavorazione. Quindi guardate, mi porto ovviamente al centro, prima e sulla seconda, quindi andate a controllare che ovviamente avete fatto bene, fate così, devono essere, vedete, i 2 punti a sinistra e i 2 punti a destra, quindi controlliamo bene, ok? Fatto questo, semplicemente una catenella e giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Ed ecco qui 1 2 3 4 5 6 7 e 8 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro e adesso faccio una diminuzione. Qui ho, guardate, la maglia da lavorare, non la lavoro, entro in quella subito dopo e lavoro una maglia bassa. Ora maglia bassa in ogni punto. Quando arrivo negli ultimi 2 punti, quindi nelle ultime 2 maglie basse, entro nella prima, carico il filo
entro nella seconda, carico il filo e chiudo tutto insieme così. E quindi avrò 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Adesso una catenella, giro il lavoro e anche qui faccio una diminuzione, quindi mi trovo in questa maniera qui, salto il primo punto e entro in quello dopo, quindi 1, 2, 3 e anche negli ultimi punti vado a diminuire, quindi entro nel primo, carico solo il filo, entro nel secondo, carico il filo e chiudo tutto insieme. E qui avrò 1, 2, 3 e 4. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui vado a lavorare 1, 2, 3 e 4 maglie basse e taglio il filo. Quindi vedete, una volta che abbiamo terminato abbiamo 1, 2, 3 e 4 maglie basse, nascondiamo il nostro filo all'interno e adesso andiamo a fare la stessa lavorazione anche dall'altra parte. Adesso guardate, ripetendo anche dall'altra parte abbiamo questo risultato. Ora andiamo a fare un giro di maglie basse tutto intorno prima di proseguire con l'altezza del manico. Allora io mi aggancio con la prima maglia, quindi io devo completare tutto un giro tutto intorno e mi aggancio, vedete, nei lati, quindi nei lati della lavorazione. Faccio così, mi aggancio con una catenella, entro nella riga dopo e lavoro una maglia bassa, in quella dopo lavoro una maglia bassa e ovviamente fino ad arrivare dove ho 1, 2, 3 e 4, quindi questa è la prima maglia dove poi io dovrò lavorare il manico e qui vado a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Andate a mettere un marcapunti per non confondervi. Lavoro la seconda, la terza e la quarta, quindi vedete le 4 maglie basse e quindi anche qui metto il marcapunti perché lavorerò qui per il restante del manico. Lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto per girare. Adesso andiamo a proseguire in quelle corrispondenti e maglie basse. Arriviamo, guardate qui, che è sempre l'altezza, vedete, del manico. E adesso quando arriviamo qui, guardate, io ho lavorato questa nei lati, qui sono agganciata, guardatemi bene, io questa maglia qui non la lavoro, la salto ed entro qui e lavoro una maglia bassa. Quindi adesso vedete sono sul fronte della borsa e lavoro una maglia bassa lavorata così, guardate, prendo il bordo, quindi l'asola esterna, perché qui ho lavorato ed ecco qui. Quindi proseguiamo a maglia bassa fino ad arrivare, vedete, nei lati. Quando arrivo, vedete, nei lati da quest'altra parte io ho la maglia bassa qui lavorata, ne ho un'altra, questa qui la salto come ho fatto dall'altra parte, dentro vedete già nei lati, entro e lavoro le mie maglie, la mia maglia bassa e subito, guardate, nella riga corrispondente vado a lavorare sempre le maglie basse. Anche qui ho una riga corrispondente, allargate un po' la lavorazione ovviamente se non riuscite a individuare le righe corrispondenti. Arriviamo dove abbiamo le maglie superiori, quindi le 4 maglie, io entro nella prima e qui facciamo la stessa cosa dell'altra parte. Abbiamo lavorato la prima che è per girare, lavoriamo la seconda e sulla seconda metto il marcapunti. E adesso maglia bassa, quindi dal marcapunti, guardate, 1,
1 2 3 e lavoriamo la quarta, e sulla quarta di nuovo marcapunti, così siete sicure che non vi potete confondere. Ovviamente 2 maglie basse nello stesso punto, e adesso guardate di nuovo nelle righe corrispondenti lavoriamo le nostre maglie basse. Arriviamo, guardate, dove io ho qua l'ultima riga, la lavoro, salto la prima, guardate, maglia bassa, e lavoro la seconda sul fronte della borsa, ed ecco qui. Adesso ovviamente maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete dove abbiamo iniziato, io qui ho la riga di maglie basse che sto lavorando più la riga, vedete, dove ho iniziato. Questo punto, questa maglia bassa non la devo lavorare, quindi taglio il filo e con un ago vado a chiudere. Quindi vedete, così significa che io devo entrare qui dove mi sono agganciata. E andiamo a ricreare il punto. Entriamo al centro di questa. Ed ecco qui. Adesso ovviamente andiamo all'interno della borsa e nascondiamo il nostro filo. Adesso, per una questione di praticità, io vado a fissare, prima di fare il manico alla borsa, vado a fissare la cerniera. Quindi vedete, qui ho i fori, vado a congiungere il foro, la fisso così e poi vado ovviamente a cucire. In questo caso io vado a cucire nei fori. Ovviamente se usate una cerniera di quelle senza fori, andate a cucire con aghi e filo. Una volta vedete che io ho posizionato la mia cerniera, questo sarà il risultato. Vi faccio vedere. Ovviamente io ho i fori e quindi sono entrata in ognuno dei fori in questa maniera qui. Adesso per il manico io lavorerò metà da una parte e l'altra metà dall'altra. Ovviamente potete anche lavorare tutta la lunghezza da un lato e poi cucire da questo lato qua. Guardate, tolgo il primo marcapunti, mi aggancio con il colore più scuro e realizzo una catenella. Entro di nuovo, guardate, nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Del prossimo una maglia bassa, di nuovo, fino ad arrivare nel quarto. Ed ecco qui. Adesso giro il lavoro, io non faccio la catenella per il manico e lavoro una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo, terzo e quarto. Giro di nuovo il mio lavoro e vado avanti così, ovviamente, fino ad arrivare alla metà dell'altezza del manico che ho intenzione ovviamente di realizzare. Ecco, vedete? Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Allora, io ho proseguito per 22 righe che in centimetri sono 21 centimetri. Ovviamente ripetiamo, vedete, le stesse righe anche da quest'altra parte. Adesso io ho lasciato un po' di filo, semplicemente guardate, questa è la parte interna del manico e questa è la parte esterna. Io metto le due parti, ecco qui, esterne, e vado ovviamente a cucire. Entro nella solina di fronte
e faccio in questa maniera qui, carico il filo così, ok, stringiamo bene bene, entro nella solina verso di me, quindi esterna, e di fronte in quella esterna così, e lavoro una maglia bassissima. Faccio la stessa cosa con il prossimo, qui e quella esterna, quindi quelle due esterne, vedete, l'esterna da un lato e l'esterna dall'altra come asole, e lavoro la maglia bassissima, uguale anche da questa parte e ovviamente vedete anche di fronte, e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, ed ecco qui. Ovviamente vedete qui nei lati vado a saldare meglio, quindi tolgo, quindi tiro il filo e con un ago vado a chiudere bene, vedete, queste due estremità. A questo punto, vedete, una volta che ho terminato la mia borsa, vado a realizzare questi cuori. Ovviamente potete posizionare i cuori come vi piace di più, possiamo farli in questa maniera qui, possiamo metterli, insomma come preferite, ovviamente li andate a inserire. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il tutorial, vi metto lo schema qui del cuoricino in modo che potete fare la foto e andare a realizzarlo. È molto semplice perché saranno catenelle, maglie doppie alte e maglia alta. Io vi ringrazio e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.